Quando arrivai era notte. La luce illuminava ogni angolo, corridoio o cella. Mi fecero spogliare e mi elencarono le regole. Mi privavano dell'identità, del diritto di parlare, del diritto di interagire e di muovere anche solo un muscolo senza il loro permesso. Dovevo tenere la testa bassa, le mani dietro la schiena e fare tutto quello che mi dicevano. Poi mi fecero vestire, bianco come tutto il resto, e mi accompagnarono in una cella poco più grande di una bara. Ero pietrificato. Quando sentii il tonfo alle mie spalle, la paura che mi attanagliava era così intensa che non riuscivo neanche a respirare. Mi ordinarono di stare in piedi al centro della stanza. Una voce da un microfono. Ubbidivo in uno stato di shock, panico e abnegazione. C'era una ventola che girava. Me ne stavo in piedi lì senza potermi muovere. Tremavo, ma non osavo disubbidire. Il mio era un terrore totale. Avevo 21 anni e sarei vissuto così fino al giorno della mia morte. Una lunga e lenta agonia. Con me nessuno aveva più tempo da perdere. Mi chiesi quanto può sopravvivere un essere umano in uno stato così totale di privazione. Quanta forza mi ci vorrà per restare qui in piedi? Quanto resisterò prima di impazzire? Ma il terrore era tale che dovevo trovare la forza anche solo per continuare a respirare. Fu allora che vidi Clive. Mi apparve la prima notte per terra, ai piedi della rupe, con la spina dorsale spezzata. Non aveva tempo per piangersi addosso e pensare all'idiozia che aveva fatto o al dolore che provava, perché se non trovava la forza di raggiungere il ruscello sarebbe morto di sete. Allora chiusi gli occhi e diedi a Clive la forza di trascinarsi fino alla riva del fiume, allungare le mani e bere. Gli costò una fatica immane perché non aveva forza nelle braccia e la doveva trovare. Mi dissi, ecco, questa sarà tutta la forza che mi occorrerà per stare qui in piedi fino a domani. E mentre spingevo Clive, negai a me stesso il luogo. Immaginai quella cella come una parte di me in cui mi ero rinchiuso. Mi convinsi che avrei potuto riaprire quella porta in qualsiasi momento e ci credetti. Ero io a tenere la porta chiusa. Così mi gettai anima e corpo in quell'illusione. Ripensai alla mia vita e riuscii a ragionare. Trascinavo Clive avanti e indietro lì per terra. Beveva e mangiava, ma era dura. Arrivare fino a un pozzo, aggrapparsi alla fune, tirare sul secchio, riaprire la brocca, trovare un po' di pane. La forza di sopravvivere da solo. Un gomito, un altro gomito, un giorno, un altro giorno. Alla fine riaprì gli occhi e non avevo più paura. Mi guardai intorno come se fosse la prima volta. Poi ammiccai a Clive e gli dissi: «E ora, amico mio, cosa facciamo, pezzo di imbecille?» Clive guardava in alto gli uccelli che volavano e li seguì fino alle vette e capì che era lassù che sarebbe dovuto arrivare. Mi occorreva tutta quella forza. Per trovare una via d'uscita dovevo farlo salire in cima alla montagna, perché non era la sopravvivenza che mi interessava, ma la vetta.